Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio creativo. Oggi vi porterò con me nella costruzione di un diorama davvero speciale, una casa sull'albero in stile fantasy. Partiremo dalla costruzione della casa passando per la struttura dell'albero, fino a curare ogni minimo dettaglio per renderlo unico e realistico. Se amate i diorami e volete scoprire tutti i passaggi per realizzarne uno, questo video fa per voi. Siete pronti? Iniziamo! Inizio a costruire il diorama partendo dalla casa, per poi adattarla alla struttura dell'albero che realizzerò successivamente. Ho disegnato e stampato delle dime che utilizzo per ottenere tutti i pezzi che compongono la casa. Incollo la dima della base su del cartoncino spesso 2 mm, che poi ritaglio seguendo il profilo esterno. Per ritagliare le pareti utilizzo del polistirene, rifilo dei pezzi a 1 centimetro di spessore che utilizzo per ritagliare le pareti. Applico del nastro di carta per facilitare poi la rimozione delle dime, una volta effettuati i tagli. Faccio prima i tagli curvi, utilizzando una sega da traforo elettrico. Termino il taglio delle pareti utilizzando un righello e il taglierino, che permette di essere più precisi sui tagli dritti. Inizio ora ad assemblare la casa. Per farlo utilizzo della colla vinilica. Per nascondere le giunture applico del semplice stucco bianco per muri. Una volta che lo stucco è asciugato, passo della carta vetrata per lisciare la superficie. A questo punto creo le travi del graticcio, utilizzando dei listelli di legno di balsa. Ho deciso di illuminare l'interno della casa con questa striscia LED a 12 volt. Quindi, prima di costruire il tetto, la incollo all'interno facendo passare i fili nell'apertura che avevo creato in precedenza. Per costruire il tetto, ho progettato e stampato delle dime, che incollo su del cartoncino per ritagliare con precisione tutte le coperture. Costruisco anche un abbaino da posizionare sul lato destro del tetto. Per realizzare le tegole ho preparato una dima che incollo su del cartoncino per ritagliare delle liste di tegole sagomate a punta.
Inizio ora a costruire la piattaforma in legno dove poggerà la casa, utilizzando dei listelli di balsa. Costruisco prima il telaio e poi incollo le assi per formare il pavimento. Ho lasciato un'apertura in corrispondenza del cavo della striscia LED, così potrà passare senza problemi. Inizio ora a lavorare sulla base e sull'albero. Per costruire la struttura dell'albero utilizzo dei pezzi di polistirene alti 5 cm, che poi sovrappongo per ottenere l'altezza desiderata. Dopo aver praticato un foro al centro della base, scavo un canale per inserire il filo con il connettore fino al bordo della base. Per dare alla struttura dell'albero una forma più tonda, asporto un po' di materiale agli angoli. Metto momentaneamente in posizione la piattaforma per tracciare la forma dei rami. Traccio a mano libera la forma dei rami, cercando di renderli armoniosi e realistici. Poi li ritaglio con la sega da traporo elettrico. Asporto materiale col taglierino per iniziare a dare forma al ramo. Passo della carta vetrata per lisciare bene la superficie. Infine passo con un attrezzo a punta per modellare la texture delle venature della corteccia. Inizio ora a modellare le radici, seguendo grosso modo lo stesso metodo che ho usato per i rami. In questo caso però non mi preoccupo troppo della forma definitiva, in quanto la modellerò in seguito con la cartapesta, inglobando le radici nel terreno. Preparo ora la cartapesta, con la quale modellerò le radici e il tronco dell'albero. Inizio a spalmare la cartapesta partendo dalle radici. Cerco di modellare la forma delle radici inglobandole nel terreno. Spruzzo dell'acqua sulla superficie, poi passo con le dita per lisciarla. Infine, per modellare la texture della corteccia, creo dei piccoli solchi sulla superficie, con un attrezzo per modellare. Procedo modellando anche il tronco dell'albero.
Una volta completata la modellazione dell'albero, realizzo il terreno attorno alle radici, stendendo una miscela di sabbia fine, gesso e qualche sassolino. Per assicurare una solida aderenza del terreno alla superficie, con un contagocce applico una miscela di colla vinilica e acqua. Rifinisco i bordi della base applicando un cartoncino spesso 2 mm. A questo punto la fase di costruzione dell'albero è completata. Passiamo ora alla pittura. Per iniziare applico una mano di fondo con un primer a base di gesso bianco. Una volta asciugato il fondo passo alla colorazione dell'albero, utilizzando come base un tono ombra naturale. Aggiungo delle sfumature con tonalità di marrone più chiare. Per dipingere il terreno utilizzo dei color sabbia, che sfumo con dei marroni scuri. Una volta asciugato il colore, applico la tecnica del pennello asciutto con un marrone chiaro, per aggiungere tocchi di luce, enfatizzando così la profondità e il realismo. Per terminare il terreno aggiungo l'erbetta statica. Ora posso incollare la piattaforma in cima all'albero. Per aumentare la solidità e il realismo, inserisco delle travi di sostegno nelle zone più sporgenti. Inizio ora a costruire la scaletta che parte dal terreno e dà accesso alla casa in cima all'albero. Costruisco 2 piattaforme intermedie che saranno collegate da delle scalette. Collego ora le 2 piattaforme con delle scalette. Termino la scala con l'ultima rampa che dà accesso alla casa. A questo punto riprendo a lavorare sulla casa dipingendola. Dopo aver passato il primer nero, inizio a colorare le parti in legno.
Per realizzare la porta e le finestre della casa ho utilizzato la stampante 3D. Prima di incollare la casa faccio i collegamenti per la luce interna. Faccio una prova per verificare il funzionamento delle luci. Ora posso incollare la casa. Per creare la chioma dell'albero utilizzo questi rami artificiali che ritaglio in rametti più piccoli, da incollare alle estremità dei rami principali. Aggiungo dei piccoli rametti di Telopsis, che poi cospargerò con delle foglioline per creare la chioma. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere mi piace qui sotto e ad iscrivervi gratuitamente al mio canale. Un grazie speciale va ai membri della mia community Patreon. Se volete unirvi alla community avrete accesso a tecniche di costruzioni esclusive e tanti contenuti speciali. Il vostro sostegno è ciò che mi permetterà di creare sempre nuovi ed interessanti progetti, dandomi la spinta necessaria per migliorare il mio lavoro. E ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Grazie ancora e a presto. Ciao!